Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi farò una ricetta molto particolare e tra l'altro anche abbastanza difficilina. Quindi è lunga, costosa, No, no, costosa costosa no. no, però è No, lunga. guarda, ti dirò, con questa si risparmiano tantissimi soldi in uova di Pasqua. Perché farai L'uovo di Pasqua. l'uovo di Pasqua. Stiamo a Pasqua. Cioè, ci manca poco. Quindi, Quest'anno non faremo la colomba. quest'anno non faremo la colomba, ma avete già due ricette di colomba, e quindi quella al pistacchio e quella normale, Sì. che potete andare a vedere tranquillamente sul nostro canale YouTube. E che vi metteremo anche nell'info box qui Avete sotto. anche la ricetta del casatiello, avete anche la ricetta della pizza al formaggio e della pizza cresciuta. Quindi, ragazzi, Cioè, c'è tutto. pure la colomba voleva. Pure la colomba un'altra volta, basta. Allora, dici. Gli ingredienti. Abbiamo bisogno di 200 grammi di cioccolato fondente, non è quello amarissimo, è quello fondente che si usa normalmente per fare la farcitura dei dolci, le creme al cioccolato, la ganache al cioccolato, quindi lo trovate in tocconi così, in stecche così grandi, cioè più o meno è questa la grandezza. 200 grammi di questo, poi mi serviranno 300 grammi di cioccolato bianco, perché 100 grammi 150 grammi, scusate, li utilizzerò per mescolarli al cioccolato fondente e fare un cioccolato al latte di mia produzione, nel senso che il cioccolato al latte è cioccolato al latte, questo è un simil cioccolato La al tavola latte. con Silvia Latte. No, più che altro sapete cos'è? È che uno fa le cose con quello che è in casa in questo periodo, no? E quindi automaticamente a tavola con Silvia, che sarei io, cioè ormai mi chiamo a tavola con Silvia pure da me, si ingegna e arrabatta per farvi primo risparmiare soldi, secondo per farvi fare cose che poi vi vengono bene. Allora, dicevo, 150 grammi di cioccolato bianco da mescolare ai 200 di cioccolato fondente, poi 150 per fare l'interno, perché io vorrò fare l'uovo di Pasqua Kinder, simil Kinder, ok? Ovviamente non Il sarà Kinder identico. Homemade. Esatto, non sarà identico, No, cioè, però. ovvio. Avete bisogno di uno stampo? Io ce l'avevo perché 2 anni fa ho fatto questa prova, circa 2 anni fa, se non è 2 o 3 anni fa, Sì. non mi ricordo. Ho fatto questa prova, è venuto benissimo, però all'epoca lo feci solamente fondente. Quindi mi sto cimentando di nuovo in questa avventura, perché anche per me comunque è un'avventura. Anche perché il cioccolato fondente è più rigido, quindi magari. Il cioccolato fondente è più rigido, è più facile da lavorare perché il cioccolato fondente è diverso. Mescolandolo con un altro cioccolato potrebbe comunque dare un risultato non ottimale, però noi mano a mano vedremo e lo tempereremo, perché io in questo periodo non tutti i mali vengono per nuocere, visto e considerato che di notte non dormo. Ho studiato, no? Quindi mi sono andata a vedere le varie temperature, le varie spatolature che servono comunque per temperare il cioccolato, e ovviamente non vi posso far vedere come si fa sul piano di marmo, cioè diventa una cosa lunga e troppo difficile, quindi semplificando vi faccio vedere come si fa, ok? Ok. A modo mio, ovviamente, sempre a modo mio. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere a bagnomaria, io ho questa ciotola fatta apposta, vedete qua sotto, ha il silicone, è fatta apposta, questa va proprio dentro all'acqua bollente, non succede niente, non è tossica, non scatena, eccetera, eccetera. Quindi andremo a tagliuzzare, tanto togliamo questo e accantoniamo questo. Andremo a tagliuzzare il nostro cioccolato e prima ci metteremo sotto un bel canovaccio onde evitare Che soffichi. no, più che altro che si rompa la tavoletta, perché insomma ci tengo molto, quindi no, ecco, li fa, diciamo, da attutire un pochino.
Ok, lo facciamo comunque a pezzetti. Sì, e lo mettiamo nella ciotola. Quindi ci vediamo a cioccolato Sì, palmizzato? se aspetti un secondo, Sì. vai di fretta. No. No, ok. Pensavo che avessi qualche impegno particolare, dovessi correre. No, non devo allora, fare nulla. dicevo, la parte fondente, che questo non si taglia, ecco qua. La parte fondente... La parte fondente? Non so, non capisco cosa stessi facendo. Allora, dicevo, la parte fondente la mettiamo dentro questa ciotola qua, invece la parte bianca al latte, cioccolata bianca, la mettiamo dentro a quest'altra ciotola di acciaio. Quindi questi sono 100 grammi più la metà di quest'altra, e poi andremo a sciogliere entrambi a bagnomaria. È importante, a bagnomaria. Non mettetele dentro al pentolino, girate, perché vi si cuoce e quindi poi buttate tutto. A bagnomaria prendete una pentola, una pentola, io sbaglio gli accenti, e mettetelo sopra a fuoco molto basso, in maniera che così piano piano si scioglie da solo. E ovviamente ogni tanto girate con un cucchiaio non di acciaio, una paletta di quelle di plastica, una leccarda, va bene? Quindi ci vediamo a cioccolati sciolti. A dopo. Allora, abbiamo sciolto entrambi i cioccolati, quello fondente e quello al latte a bagnomaria, e adesso li vado ad unire. L'ho portato a una temperatura di 45 gradi e ora aspetto che raffreddino fino alla temperatura di 28 gradi. Poi lo rimetterò un pochino su. Sempre con il termometro. Sempre col termometro da liquidi. Quello che utilizziamo per il formaggio. Esatto. Lascia così, ci penso io dopo. No, sto cercando di togliere il più possibile. Sei pessimo. Ok, a questo punto mescoliamo i due cioccolati e aspettiamo che raggiungano la temperatura di 28 gradi, che vista la temperatura esterna di casa, cioè interna, no, scusate, interna di casa, penso che già avranno raggiunto, perché esterna si sta benissimo, all'interna che... Quindi aspettiamo o... No, adesso vediamo subito. Vediamo subito un automismo. Ci vediamo tra poco. No, eccolo qua. Perché l'avevo rimessa a posto dopo averla misurata. Perché io ho questa mania di prendere e rimettere a posto tutto. Anche se mi serve. Sono ancora troppi. Sì, sono ancora troppi. Quindi adesso mescoliamo e facciamo raffreddare. Vedete, sta a 35, quindi fino a che non raggiunge 28 gradi. Quindi ci rivediamo tra poco. Allora, abbiamo raggiunto la temperatura di 28 gradi e a questo punto io rivado sui fornelli, sempre a bagnomaria, e raggiungo di nuovo una temperatura di circa 33 gradi, ok? Dopodiché saremo pronti per spatolare il cioccolato e temperarlo in questo modo. A frappè! Allora, abbiamo riportato il cioccolato a una temperatura di circa 32 gradi, 33 più o meno, e adesso facciamo in modo di temperarlo facendo questo.
Più lo facciamo, più il cioccolato viene lucido. E in questo modo, anche se per caso c'è qualche piccolo grumetto che si è formato, in questo modo andrà via. Fatelo il più possibile, ovviamente sempre rispettando la temperatura, nel senso se diventa poi troppo freddo non vi si diciamo tra virgolette spanderà bene dentro alla forma dell'uovo, ok? Quindi lo facciamo per un altro paio di minuti e poi andremo a fare lo stampo. A tra poco. A fra poco. Allora, a questo punto andrò a mettere una parte di cioccolato. Facciamo prima una e poi l'altra perché sennò tutte e due insieme possono non venire bene, e la facciamo scivolare in questo modo. Cerchiamo di ricoprire tutto lo stampo. Di arrivare proprio fino al bordo, vedete? È meglio che fuoriesca un pochino piuttosto che lo facciate più, diciamo, stretto dello stampo, perché poi queste due parti le dobbiamo unire, no? Se no che uovo di cioccolato è? Certo. Ne facciamo due mezze. Che sorpresa ci mettiamo dentro? Mi sono stati suggeriti 10 euro da mio figlio, che ha detto meglio della sorpresa, 10 euro vanno benissimo. In monetine da 1 centesimo. E la miseria. Ok, io continuerò così fino a quando... Regge il braccio. No, No. fino a quando non vedrò che si è sparso tutto abbastanza bene. Questa è la prima copertura, ovviamente, Dopodiché lo metterò sulla gratella per far scendere quello che è in eccesso. Lo vediamo tra poco. Lo vediamo tra poco. Eccoci qua. Abbiamo ricoperto per bene tutte e due gli stampi e a questo punto lo abbiamo messo su una gratella, su una teglia da forno, in maniera che la cioccolata in eccesso scenda giù. Faccio vedere perché qualcosa scende poco poco e abbiamo fatto un buon lavoro. Perfetto. Quanto Quindi deve stare così? deve stare un quarto d'ora, 20 minuti, dipende sempre dal calore della casa, perché se no deve stare un pochino di più in una parte fredda, diciamo, di casa. Dopodiché andremo a fare la seconda parte. Io andrò a sciogliere anche questo a bagnomaria e farò la parte bianca all'interno per fare il Kinder. Con quest'altro probabilmente, una volta fatto questo, lo riscalderò di nuovo, lo ritempererò di nuovo e ci farò un altro tipo di uovo di Pasqua, anche semplice, senza il bianco. A più tardi. A dopo. Allora, stesso procedimento, come vedete. Vedete intanto quello che è scolato. Che poi ovviamente sarà recuperato. Ma ci mancherebbe. Non si butta niente, ho detto ne voglio fare altri. E adesso ho sciolto a bagnomaria il cioccolato bianco che avete visto prima, 150 grammi. Quindi adesso facciamo la stessa cosa praticamente. Esattamente.
facciamo la stessa identica cosa di prima. Tanta pazienza, piano piano, sistemiamo tutto. No, se vi viene anche un pochino più spesso, È pure meglio. esatto, quello intendevo. Col cioccolato bianco ci vuole un po' più di lavoro, Sì, perché vedete che non lega con... è meno solido di quello comunque amaro. Esatto, quindi lega meno e potrebbe eventualmente rimanere un pochino così, ecco, variegato. È ovvio, ve l'avevo detto che non veniva identico al Kinder, ma anche perché loro hanno una tecnica di lavorazione non fatta a mano. Anche i forni. Esatto. Vabbè, Quindi la soddisfazione credo che sia sì, assolutamente. pari se non superiore, comunque. Assolutamente. Piano piano, con pazienza, facciamo tutto. Nel caso in cui vediamo che non si riesce, facciamo col pennello. Tanto se viene strisciato dentro, non credo che i vostri bambini dicano oddio ci sono le strisce. No, non credo. Ora ci vediamo a uovo fatto. Uovo fatto. A dopo. A dopo. Eccolo qua. Come vedete, vi avevo detto che sarebbe venuto comunque in questo modo normale. Non abbiamo, ripeto, il macchinario che hanno loro. Beh, la cioccolata bianca è un'altra solidità. Un'altra consistenza assolutamente. Ora che dobbiamo fare? Lo prendiamo e lo mettiamo nel frigorifero per almeno un'ora. Poi, se a qualcuno non piace così, può farlo solo col cioccolato al Certo, latte. anche semplicemente col cioccolato fondente. O con le granelle di Con la granella di noccioline. nocciola, potete farlo esattamente come volete. Ok? Ci vediamo dopo. Eccoci qua. Dopo circa un'ora e un quarto più o meno di frigorifero, questo è il risultato. Ora, se tutto è andato bene, come io spero, mi auguro, Si dovrebbe staccare. esatto, piano Silvia, piano. Eccolo qua. Bravissimo. Guardate, questo è l'effetto del cioccolato temperato. Deve essere così lucido, va bene? È fantastico. Sì, dentro un po' meno, però. Vabbè, ma E voilà. cioè, indubbiamente era più facile farlo soltanto con quella al latte. Sì, assolutamente. O lasciarlo con quella fondente, era perfetto, arrivederci, grazie. Così invece Eccolo qui. bravissimo. No, sono veramente soddisfatta, veramente molto E soddisfatta. adesso però bisogna attaccarle. Infatti, quel cioccolato che vi è avanzato lo dovete intanto sciogliere, far sciogliere di nuovo, ok? Quindi poi lo andiamo a temperare di nuovo con la paletta come vi ho insegnato prima. Nel frattempo, che cosa facciamo? Prendiamo una teglia da forno, di quelle semplici, normali che avete tutti a casa, quelle rettangolari, quelle sì, dico quadrato, Sì. rettangolari, insomma. Accendiamo il forno al massimo, facciamo scaldare la teglia e poi vi faccio vedere come si fa, ok? Va bene. Che bello, 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 veramente. A dopo. Sempre bellissimi. Ti sono venuti veramente bene. Eccoci qua. Allora, la teglia, come vedete, è bella calda. Noi facciamo questo. Li lasciamo per pochi secondi, vedete che succede? Sì. Ho messo i guanti perché così almeno potevo prenderli meglio. Che si comincia leggermente a sciogliere. Esatto. E ora lo chiudiamo in questo modo, tenendolo un pochino senza pigiare troppo.
Non regge vabbè, io non ho il fermino adatto, diciamo, quello che si mette sotto, no? Ovvio, non ce l'ho. Comunque. È fatto. Eccolo, ok? Fatto l'ovetto. Bravissima a tavola con Silvia. Volevo farlo carino qui, metterlo sul formino, ma ovviamente con quello che abbiamo in casa ci siamo adeguati. Io, se non mi cascasse la telecamera, ti farei un applauso. Grazie, amore. Perché sei stata veramente, veramente brava. Ovviamente io farò gli altri adesso perché ho la cioccolata che mi avanza e quindi automaticamente andrò subito a fare gli altri. Adesso provate a farlo anche voi. Ovviamente si opacizzerà perché lo toccate, Vabbè, certo. però La soddisfazione credo è che la sia enorme. soddisfazione, infatti. Signori, Ok, lo rimetto nel frigo e faccio in modo che raffreddi del tutto. signori, noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao a tutti!